Ciao a tutti, sono Davide. Allora, oggi andiamo a vedere tutte le parti anatomiche del prosciutto di maiale fresco. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, oggi andiamo a vedere come fare le parti anatomiche del prosciutto di maiale. Adesso questo prosciutto ho già tirato via la cotica, purtroppo per un errore tecnico non ho messo in registrazione la telecamera e ho cominciato a parlare e a lavorare senza che la telecamera frontale fosse avviata. Comunque le altre due hanno registrato, adesso vi faccio vedere le immagini della scotennatura, nel frattempo vi spiego quello che ho fatto. Ecco. Allora, praticamente ho tirato via un pezzettino di una striscia di cotica per poter avviare lo scotenno. Logicamente questo qua è come faccio io, poi dopo ognuno fa nella sua maniera, e poi pian pianino con un coltello che taglia, mi raccomando affilato, e vi ricordo utilizzate le protezioni perché è un attimo tagliarsi. Io parlo anche per chi si fa i lavoretti a casa e gli piace dividersi la coscia, o comunque si fa i salumi fatti in casa, utilizzate le protezioni, e specialmente di solito ci si taglia quando il coltello non taglia, perché uno spinge e poi scivola il coltello, e comunque mi dicevano con me che la carne di somaro anche il coltello che non taglia la taglia. Comunque va bene, in ogni caso andiamo avanti con la scotennatura. Quindi tenete in tiro la cotica, pian pianino andate con la punta del coltello. Se volete conservare la cotica intera senza fargli dei buchi, perché potreste utilizzarla per fare una mini porchetta, una simile porchetta, o anche sempre con il maiale, oppure anche inserire un arrosto di vitello all'interno della cotica per fare un arrosto con la cotica di maiale croccante, oppure la cotica la potete utilizzare per fare cotica ai fagioli, o la sgrassate bene, ci fate i chicharrones. Comunque sul canale trovate anche alcuni video come utilizzare la cotica del maiale. Bene, allora diciamo che una volta tolta tutta la cotica vi trovate in questa situazione. Adesso siamo pari con tutto e vi trovate con il prosciutto bello nudo, ok? Guardate, faccio vedere bene la cotica senza buchi. Adesso questa qua la mettiamo un attimo da parte e andiamo avanti con il disosso. Ecco, dicevo, utilizzate i coltelli che tagliano, mi raccomando. Allora, abbiamo il prosciutto, diciamo, questo qui è un prosciutto che non ho detto all'inizio, è un prosciutto da sale, perché ci sono diversi tagli che potete trovare. Se andate dal macellaio e gli chiedete un prosciutto di maiale, magari lui ve lo dà con anche la parte del traculo e l'osso del bacino attaccato, no? Questa è la maniera più semplice, il prosciutto un pochettino più semplice da lavorare, specialmente se dovete metterlo in stagionatura. Questo qua è un prosciutto già rifilato, pronto da mettere in salatura e mettere in stagionatura, ed è molto comodo perché avete poche cose da farci, naturalmente lasciandoci la cotenna se volete stagionarlo intero. È comodo perché comunque non avete dei gran lavori da fare, e si fa meglio che quello col traculo, perché l'osso del traculo, diciamo, è un po' più complicato da tirar via per i neofiti, diciamo, per chi si fa i lavoretti a casa. Ci riesce lo stesso, però è un pochino più complicato. Va bene, andiamo a staccare lo stinco. Questo qua è la parte dello zampetto. Da questo stinco qua andiamo a staccare questo qua che è il tendine, ok, che lo tiene attaccato. Questo tendine qua va poi a finire nel pezzo che tutti chiamano pesce, o dalle nostre parti si può chiamare anche perina. Dopo ve lo faccio vedere. Comunque, staccando questo tendine qua, poi con le dita potete sentire proprio la conformazione dello stinco. Quindi con la punta del coltello iniziate a seguire questa venina qua, che proprio si vede a occhio nudo nel prosciutto. Logicamente io sto andando con molta calma per farvi vedere delle immagini un pochettino più chiare, non sto andando velocissimo. Chi fa questo lavoro qua naturalmente, specialmente nei macelli, il prosciutto fa zig zag e te lo disossa, però
uno che se lo fa a casa non ha questa confidenza, deve andare con calma e vi faccio vedere. Allora, come vi dicevo, aprendo questa vena, vedete, arrivate a trovare l'osso finale dello stinco, e quindi con il coltello voi lo dovete seguire, andare giù, pian pianino il coltello segue proprio l'anatomia dell'osso e non ci sono problemi, l'osso pian pianino si stacca. Vedete che io tengo sempre in tirare la carne, perché uno, vedete quello che fate con la punta del coltello, due, la carne poi si stacca meglio. Ecco qua, e in un attimo abbiamo staccato il primo pezzo. Adesso questo qui tolettato bene dal grasso, potete farlo, dovete avere poi una sega, potete farlo a fettine, vengono degli splendidi ossi buchi da fare in umido, oppure potete disossarlo, quindi tirarci via l'ossicino, molto semplice, basta seguire l'osso sia da una parte che dall'altra, vi rimane della carne molto muscolosa e da questo pezzo ricavate un ottimo spezzatino. Quindi questo si chiama stinco. Adesso passiamo alla parte davanti. Abbiamo comunque un pezzettino dell'osso del bacino. Con il coltello ci andiamo dietro, andiamo a staccare. È proprio un pezzettino d'osso, lo trovate anche nel prosciutto, ve l'ho fatto vedere anche nel video del prosciutto stagionato, che lo chiamo l'osso dell'anchetta. Quest'osso qua poi rimane a copertura per la stagionatura, diciamo, ma a noi non interessa, abbiamo bisogno di tirarlo via, perché vedete, basta seguire l'osso proprio con la punta del coltello. Se andate con calma, l'osso vi porta fino alla fine. Vedete, si stacca. E adesso passiamo alle bistecche. Abbiamo questa parte superiore, vedete, che è a forma di triangolo, noi la chiamiamo fesa, si può chiamare anche scanello, ma ogni regione ha il suo nominativo, diciamo. Questa qui è un'ottima bistecca e per staccarla abbiamo bisogno di seguire una via, noi le chiamiamo vene, queste qua, che la trovate qua di fianco, vedete? Questa è la parte della noce, si vede proprio che ha una forma a noce, e la vena si trova proprio appoggiata alla noce, quindi con calma con la punta del coltello la andiamo a scovare per poi seguirla senza andare a rovinare la noce. Dopo poi se ci viene un taglietto non muore nessuno, avete capito? Cioè, vedete? E questa vena vi porta vi fa arrivare fino all'osso, ok? Vedete? Allora, e qui inizio a spiegarvi qualche cosa che poi dopo utilizziamo noi in macelleria. Tante volte uno lo disossa e lo lascia intero, perché quando è ancora unito così il prosciutto poi appeso in cella subisce meno il freddo della cella, quindi non diventa scuro, o perlomeno meno, perché se voi lo dividete a pezzi avete tanti pezzi appesi in cella e quindi diciamo la carne cambia colore, oppure vedete questo nero che c'è qua davanti, questo qua è proprio la bruciatura del freddo della cella, ok? Non è bello venderla, quindi dovresti scartarla, e quindi è scarto che tu non vendi. Questo qui poi dopo magari è diretto ai macellai, che chi lo fa a casa naturalmente lo fa in giornata e magari se lo surgela a pezzi. Comunque diciamo, noi tante volte lo apriamo così, vedete che si evidenzia l'osso, quindi andando da questa parte qua l'osso viene via in un attimo, poi tenendolo chiuso il prosciutto così in questa maniera e appendendolo, la parte interna del prosciutto è protetta e non si rovina. Invece in questo caso vi devo far vedere i pezzi, quindi per comodità la fesa o lo scanello lo andiamo a tirar via.
seguendo sempre quella vena che abbiamo cominciato a seguire all'inizio, stando attenti senza rovinare gli altri tranci, diciamo, gli altri pezzi, sempre per il discorso che meno coltellate alla carne, più a resa dopo. Ecco, guardate, a questo punto abbiamo evidenziato, stiamo staccando la fesa dal magatello, che è questo qua. Adesso ve lo evidenzio anche questo. Vedete qua che c'è questa vena, voi la seguite. Questo qua è il magatello, giusto per capire l'anatomia. Mentre invece questa qua è il pesce o la perina, come diciamo noi. Quindi andiamo a staccare la fesa intanto. Ecco qua. Questa qui è un'ottima bistecca. Adesso considerate che vuole un pochettino tollettata, tirata via dal grasso. Se voi siete dei norcini casalinghi, potete affettarvela tutta, conservarvela anche sotto vuoto, mettere tutte le fettine pronte già tagliate, tenete poi i pezzettini che vi rimangono per la fine per farci del macinato o anche della salsiccia. Quindi andate a tagliare tutta a fettine, oppure conservatela intera e la utilizzate come volete, e poi potete anche surgelarla e tirarla fuori poco alla volta. Dopo, se voi volete tagliarla in due e farci 2 arrosti, va benissimo anche così. Quindi questa è la fesa. Andiamo avanti, stacchiamo il magatello. Tante volte questo qua viene lasciato attaccato noi lo chiamiamo il sottofesa, che è poi quel pezzo qua, diciamo che è il pezzo un pochettino più coreaceo che trovate sia nel maiale che nel vitello che il manzo, diciamo il pezzo dove c'è attaccata la picagna. Ok, tolta quella punta lì, dopo si fa più fatica a farci delle fettine da quel pezzo lì. Normalmente io nel manzo, avendo la cucina, avendo la gastronomia in negozio, col manzo ci faccio il roast beef, perché fatto a roast beef è perfetto quel sottofesa. Qui abbiamo il magatello, vedete? Questo qua è un pezzo che si presta benissimo a fare un arrostino, quindi un pezzo intero, non ha vene di grasso interne, è proprio magro. A chi piace l'arrostino magro, questo qui è perfetto, un magatello di maiale, e quindi non ha vene interne, quindi non si divide quando voi tagliate poi la fettina. Quindi magatello l'abbiamo fatto. A questo punto io per comodità mi tolgo l'osso, quindi questo qua vi ho detto che si chiama noce, quindi vado a segnare il mio osso, lo segno bene con la punta del coltello, perché vedete la carne come rimane, noi diciamo palesina, rimane quella pellicina attorno alla carne e lascia l'osso pulitissimo. Qui abbiamo l'osso della nocetta, ok, diciamo l'osso del ginocchio. Più la carne rimane in palesina, vedete, meglio è, perché l'osso rimane pulitissimo. Adesso vi faccio vedere. Comunque arrivati qua, vedete, capite anche voi che l'osso è super evidente, basta soltanto girarci un po' attorno e si stacca da solo, ecco. Quindi staccate la punticina, e pian pianino, vedete, in ogni caso io tengo sempre l'osso in tirare. Ecco, vedete, il discorso della palesina è proprio perché l'osso rimane pulito così. Dopo, se ci rimane un po' di cicina, naturalmente non si butta via, si stacca, si mette da parte e si tiene poi con il resto, diciamo, di ritagli, non di scarti, perché questi qua non sono scarti, sono ritagli. Ecco, in questo prosciutto qua vi trovate una parte qua davanti
che è esattamente questa qua, che faceva parte del traculo o dello scamone. Ok, un pezzo molto pregiato anche nel maiale per farci delle ottime bistecche veramente veramente tenere. Questo pezzettino c'è qua davanti che rimane attaccato alla noce. Adesso la stacchiamo la noce, la stacchiamo dal sottofese, vedete le vene come vanno a ben delimitare proprio i tranci, i tagli anatomici del maiale. Ecco qua. E questo è il sottofesa. Qua davanti ci sarebbe stata la picagna, ma è stata tagliata assieme che di solito chi compra i tranci già messi sotto vuoto si trova la picagna con un pezzo sopra di traculo o scanello. Questo qui, questo pezzettino che sto staccando, guardate, questo pezzettino qua, se riuscite a ricavarci qualche fettina e poi dopo farci dello spezzatino, questo qui è veramente veramente tenero, è veramente tenero. Poi se voi prendete il prosciutto non da sale ma intero con anche il traculo attaccato, dopo vi troverete un pezzettino, diciamo fatto più o meno come la noce, che va avanti da questa parte e un pochettino più, diciamo, avete più bistecche da tagliare. Quindi la noce, questo qua si può dividere in due pezzi, si apre in due pezzi, ci potete fare, c'è proprio una vena qua al centro. In realtà si dividerebbe in tre pezzi, però per fare un arrostino la lascio divisa solo in due, perché sennò diventa molto piccolina. Quindi la divido in due seguendo questa vena. E poi dopo viene messa in rete o legata, oppure aperta a fette e poi farcita, oppure qua ci potete fare delle ottime fettine. Sempre il verso del taglio è sempre questo qua, per rispettare sempre la fibra della carne, e questa qui noi la chiamiamo la noce. Logicamente ricordatevi che qua c'è l'ossicino della noce che è da togliere. E qui abbiamo il famoso sottofesa o codone anche, che è attaccato da questa parte qua, c'è la perina o il pesce che vi dicevo prima, come vedete, seguendo questa vena qua delicatamente. La potete staccare. Adesso vi faccio vedere, se la riconoscete, la vedete dentro i banchi dei macellai. Questa qua si chiama pesce o perina, con questo qui che è un pezzo abbastanza muscoloso, quindi con della gelatina dentro, ok, del collagene. Anche questo qui è un pezzettino che, se lo tenete intero e ci fate l'arrosto, diventa eccezionale. Questo qui invece è il famoso codone o sottofesa, che vi dicevo che è una parte un pochettino più coriacea, un pochino più soda, diciamo, perché qualsiasi bistecca che abbiamo fatto qua è molto più tenera di questo qui. Però ci vengono delle belle fettine. Se voi fate delle fettine un pochettino più lavorate, nel senso una bella pizzaiola o un umido, diventano tenere anche queste. Diciamo che queste qua tagliate e fatte ai ferri o alla griglia diventano un pochettino più sode, ok? Dicevo che nel manzo, questo pezzo qua, io lo utilizzo ben pulito, naturalmente sgrassato, e ci faccio il roast beef. Magari poi vi farò vedere quando lo faccio come diventa, che diventa bellissimo, ok? E queste sono le varie tipologie, i vari pezzi che si ricava da un prosciutto di maiale quando decidete di fare macellerie in casa, e magari vi prendete la mezzena del prosciutto o la mezzena del maiale, scusate, o prendete il maiale intero e un pezzo della mezzena lo volete dedicare alla carne da cuocere alla griglia oppure da tenere per scorta durante l'anno, come si faceva una volta. Se
se vi è utile, vi ho fatto vedere come dividere il prosciutto e voi lo porzionate un po' come volete. Bene signori, io direi che con questo è tutto. Se avete delle domande fatemele sotto, ditemi cosa ne pensate, se avete voglia di venirmi a trovare e come dicevo nei video precedenti presentarne qualche videoricetta o avete una qualche ricetta di salume da realizzare, ci sentiamo per email, trovate le mail sotto ai video e facciamo qualcosa insieme, registriamo un video se avete voglia di comparire e non avete paura di andare su YouTube. Bene, io vi chiedo se volete mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, direi che ci possiamo vedere a una prossima videoricetta o video di Sosso. Un saluto da Davide, ciao!